Oggi una famiglia telefona a un'associazione per pazienti affetti da malattie di Niemann-Pick. Associazione Niemann-Pick, come posso aiutarla? Siamo in attesa di sapere se mio figlio di 5 anni ha la malattia di Niemann-Pick, ma le telefono per sapere che cos'è questa malattia. La malattia di Niemann-Pick appartiene ad un sottogruppo di malattie ereditarie dette da accumulo lisosomiale. Ne esistono 3 tipologie, abbreviate NPA, NPB e NPC. In queste malattie una parte delle nostre cellule, il lisosoma, non funziona. Cos'è un lisosoma? I lisosomi sono compartimenti specializzati all'interno delle nostre cellule. Funzionano da centri di raccolta e riciclaggio dei rifiuti e contengono enzimi che digeriscono grandi molecole. Cosa succede quando i lisosomi non funzionano? I rifiuti si accumulano al loro interno dando origine ai sintomi. NPA e B sono causate da un difetto dell'enzima sfingomielinasi acida, che scompone una molecola grassa chiamata sfingomielina. Entrambe le malattie, quindi, sono dovute a un eccesso di sfingomielina. La malattia tipo C è causata da 2 proteine difettose NPC1 e NPC2. NPC2 si lega al colesterolo e lo passa a NPC1, che aiuta le molecole grasse ad uscire dai lisosomi. Se una delle 2 proteine è difettosa, le molecole grasse si accumulano. Come si possono distinguere le 3 malattie? I pazienti affetti da NPA e NPB presentano un ingrossamento di fegato e milza. I pazienti affetti da NPA e NPC hanno anche problemi di neurodegenerazione. Inoltre, i pazienti affetti da NPC presentano difficoltà di deglutizione, di coordinazione, linguaggio e talvolta epilessia. La diagnosi si basa sui sintomi e può essere confermata con un test genetico. Quindi queste malattie sono ereditarie. Può dirmi di più? Certo, ogni nostro gene è in doppia copia e ne riceviamo una da ciascun genitore. Le malattie NP sono autosomiche recessive. I bambini ne sono affetti solo se ereditano una copia mutante da entrambi i genitori, con una probabilità di 1 su 4 per ogni gravidanza. I nostri geni contengono le istruzioni per la produzione di proteine nell'organismo. Un gene mutante genera una proteina non funzionante. A che età compaiono normalmente i sintomi? I sintomi compaiono nell'infanzia per la NPA e generalmente nella preadolescenza per la NPB. La NPC compare di solito in età infantile, ma può svilupparsi anche più tardi. Quali sono le cure disponibili? Tutte queste malattie sono gestite a livello sintomatico. Le crisi epilettiche possono essere trattate con farmaci. Alcuni pazienti traggono beneficio da fisioterapia e supporto nutrizionale. 3 farmaci sono approvati per il trattamento della NPC. Una terapia enzimatica sostitutiva per la malattia di tipo B è stata recentemente approvata e ha completato i test clinici. Sono lieto che abbia chiamato. La nostra organizzazione può aiutarla ad accedere a informazioni accurate e consigli clinici di esperti, nonché agli ultimi aggiornamenti su ricerche e studi clinici. Forniamo assistenza per la salute mentale e fisica, opportunità di entrare in contatto con altri pazienti e di partecipare a studi di ricerca. Vi richiamerò una volta ricevuta la diagnosi. Parlare con lei mi ha già fatto sentire meglio. Grazie. Vi preghiamo di cliccare sul link per partecipare a un breve sondaggio e fornirci una vostra opinione e accedere alle organizzazioni di supporto. Questo video è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Wellcome Trust. Insieme possiamo fare la differenza.